Siamo arrivati al terzo episodio di questo viaggio in auto o in moto fino a Barcellona. L'episodio precedente si è concluso sull'autostrada del Mediterraneo, appena superato Montpellier, e diretti a gran velocità verso il confine. Ma vi avevo accennato che c'è una sosta da fare prima. Ci fermeremo infatti nella cittadina di Narbonne, una cittadina rimasta immobilizzata nel tempo, al tempo del Medioevo. Qui infatti si tiene all'inizio di agosto un festival molto sentito in cui tutta la cittadinanza partecipa per riportare l'atmosfera della città ai tempi del Medioevo, ai tempi dei cavalieri e delle principesse. E quindi, presi da queste storie di valore e di onore, non possiamo che proseguire la nostra deviazione verso l'entroterra, fino a un'altra località molto famosa, Carcassonne. Carcassonne la conoscete perché avrete sicuramente visto le foto dei suoi bastioni, delle sue imponenti mura e delle sue alte torri a punta. Chi è stato a San Marino troverà sicuramente delle similitudini, del resto è comunque una località turistica, ma Carcassonne racchiude scorci rimasti immobili nel tempo. Al suo interno si tengono festival, c'è lo spettacolo della falconeria, dei rapaci, c'è un bellissimo castello. Merita passarci una o più giornate. E quando siete a Carcassonne la sera, fermatevi in un ristorante a gustare le cassoulet, il piatto tipico, rimasto invariato da millenni. Lo si cucinava già nel Medioevo. È una zuppa di fagioli densa, arricchita da oca e salsiccia. Certo, forse non è per vegetariani, ma sicuramente incontrerà il gusto anche dei palati più fini. Certo, non stiamo parlando di un piatto leggero o di nouvelle cuisine. Ma se siete arrivati fino a Carcassonne, osservate la mappa intorno a voi. Zoomando molto su Google Maps, c'è un piccolo paese che al solo citarlo riporterà alla vostra mente qualche reminiscenza di leggende dimenticate. Stiamo parlando di Rennes-le-Château, citato anche in un libro di Dan Brown, nel Codice da Vinci, quando parla del segreto del Sacro Graal. Di Rennes-le-Château ne ha parlato abbondantemente anche Roberto Giacobbo nel suo programma Voyager. Ma perché questa piccola città è così famosa? Beh, perché l'abate Saunier, che è stato parroco qua dal 1887 fino a circa il 1909, ma si è trattenuto fino alla sua morte nel 1917, era un abate che era diventato enormemente ricco, molto più ricco di quanto un normale prete di provincia possa mai diventare. Ma da dove arrivava questa ricchezza? Beh, la leggenda dice che durante la ristrutturazione della chiesa l'abate Saunier scoprì dei documenti antichi, probabilmente lasciati lì dai cavalieri templari, che racchiudevano un segreto molto scomodo per la Chiesa Cattolica. E quindi la Chiesa Cattolica decise di comprare il silenzio dell'abate Saunier perché non divulgasse il contenuto di questi documenti. Beh, forse la realtà è un'altra, la storia è ben diversa, ma a noi piace pensare che un segreto in questa Rennes-le-Château ci sia, anche perché altrimenti non si spiegherebbero alcune stranezze che si incontrano visitando l'interno di questa piccola chiesa. Fra tutti, beh, un diavolo che sostiene un'acqua santiera. Questa è l'unica immagine che sono riuscito a recuperare dai miei video, dai miei documenti, perché il video che stavo girando all'interno della chiesa si è stranamente cancellato, smagnetizzato. Sono riuscito a recuperare solo questa piccola e rovinata immagine. Da Rennes-le-Château ci sarebbe un'altra località da visitare. Se la magia, la suggestione o la religione vi interessano in particolar modo, proseguite ancora più a nord. Arrivate fino a Toulouse. Toulouse ha un centro storico magnifico. E arrivati a Toulouse c'è un altro posto, ricco di misticismo e di mistero. Lourdes. Potete credere o non credere alle apparizioni e alle guarigioni, ma un dato è certo. La storia raccontata da una piccola pastorella non avrebbe mai potuto diventare il fondamento per una località così importante, per un luogo di culto famoso in tutto il mondo. Quando arrivate a Lourdes, anche se non siete credenti, avvertirete una fortissima spiritualità, una fortissima componente magica. È un posto incredibile.
Se avete l'occasione sicuramente merita di essere visitata. Oltre Lourdes ci sono solo i Pirenei. Da qua c'è una strada che vi può portare anche fino a San Sebastian in Spagna. Ma noi vogliamo andare a Barcellona, quindi torneremo indietro, rifaremo tutta la strada a ritroso e ritorneremo alla nostra autostrada del Mediterraneo. E finalmente attraverseremo il confine. Superato il confine troverete un posto che culturalmente non è sicuramente interessante, perché è un enorme centro commerciale. È grande ed è molto a buon mercato, infatti anche molti francesi attraversano il confine per fare gli acquisti qua. Troverete outlet, negozi di elettronica, un pochino di tutto. Si chiama la Gran Jonquera. Magari potete farci semplicemente un pranzo e poi proseguire. Ma non arrivate subito a Barcellona, c'è un altro posto da visitare che si chiama Figueres. Perché dovete fermarvi a Figueres? Perché c'è il museo di Salvador Dalì. All'interno troverete opere di questo controverso ed eccentrico artista contemporaneo, sia dipinti che schizzi che bozzetti, ma soprattutto installazioni. Anche se non siete troppo appassionati di pittura o anche se Dalì non è il vostro pittore preferito, vi consiglio di visitare questo museo perché racchiude al suo interno curiosità decisamente interessanti. L'autostrada che da Figueres porta fino a Barcellona passa lungo una delle coste più famose della Spagna, ovvero la Costa Brava. La località più famosa è Lloret de Mar. Forse è anche quella più turistica, più vivace, più piena di tutto. Ma se volete farvi un bagno potete spostarvi a Calella, a San Pau o in una delle tante piccole spiagge di questa costa bellissima sul Mediterraneo. E finalmente, rinfrescati dal vostro bagno sulle spiagge del Mediterraneo, arriverete a Barcellona con la testa alta, da viaggiatori. Parcheggiate e fatevi la vostra passeggiata lungo la Rambla. Dopo tanti chilometri ve lo siete meritati. Il vostro viaggio finisce qui. Al ritorno vi consiglio magari di fare una sosta intermedia, ancora in Provenza oppure in Costa Azzurra, per poi tornare a casa vostra. Io vi do appuntamento al prossimo viaggio. A presto!